Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere i movimenti energetici lavorativi e qualche accenno economico per i segni di fuoco. Quindi cominciamo subito con il segno dell'Ariete. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire più oroscopi, trovate il link al video che vi spiega di che cosa parla la sezione riservata agli abbonati. Sono temi che riguardano comunque la crescita spirituale e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora partiamo con un 7 di denari al contrario, un 3 di spade al contrario. Si sono girate un sacco di carte. 5 di spade, fante di spade, 2 di bastoni, 10 di spade e la carta dell'appeso. Sono tante carte, amici dell'Ariete. Diciamo che queste per adesso le parcheggio un po' qui di fianco, poi vediamo che consigli ci possono dare alla fine della lettura. Allora, questo 7 di denari, al contrario, mi dice che c'è un certo tipo di movimento, diciamo è più un movimento interno, nel senso che il 7 di denari è una carta che normalmente parla di un periodo di attesa, come se ci fosse un periodo, un ciclo da dover aspettare per raccogliere i frutti del proprio lavoro. Però in questo caso, essendo al contrario, ho come la sensazione che ci sia una sorta di impazienza per uscire da un certo stato di sofferenza, mi verrebbe da dire, vedendo questo 3 di spade. Interessante perché avete una carta che parla appunto di una grande sofferenza, diciamo verso metà mese, e poi di colpo il 9 di coppe, cioè che è una carta di sogno compiuto, è una carta di appagamento, è una carta di risultato. Però poi di nuovo ritorniamo in un clima di spade perché abbiamo un 5 e poi qui abbiamo anche un 10 di spade. Andiamo a vedere carta per carta cosa riesco a dirvi di più. 2 di pentacoli per il 7 di denari e che altro? Ragazzi, abbiamo un 2 di pentacoli e un 8 di spade al contrario. Quello che dovete fare è lavorare sul vostro modo di pensare, sul vostro modo di percepire la situazione, l'ambiente lavorativo, le persone che sono intorno a voi stessi inerenti ad un lavoro. È come se ci fosse qualcuno che sta per qualcuno si tratta di fare 2 lavori differenti, per qualcun altro si tratta di cercare di, magari incastrare il lavoro e la famiglia, piuttosto che il lavoro e qualcuno da accudire, ho come l'idea che ne abbiate un pochettino a basta, siate un pochino stanchi, ma non riusciate a trovare la via d'uscita con l'8 di spade e il 3 di spade. Andiamo a vedere questo 3 di spade. Abbiamo un papa. Cavaliere di spade e 8 di bastoni. Ragazzi, questo 3 di spade al contrario è la fine di uno stato di sofferenza. Ok, qui all'inizio del mese sento che è proprio il fuoco interno che si muove, inizierete a friggere, inizierete a non poterne più di stare in certi, a certi accordi, in certe dinamiche e qui è come se a metà mese iniziaste a dire la vostra, a parlare, a tirare fuori con molta determinazione, devo dire, quelli che sono i vostri punti di vista. Per qualcuno, se non avete lavoro, è la fine della sofferenza, nel senso che è come se arrivasse la comunicazione, un'offerta che può portare a un contratto stabile. È un qualcosa di riconosciuto con la carta del Papa. Andiamo a vedere il 9 di coppe.
Cavaliere di bastoni, regina di coppe, 4 di denari. Guardate, ragazzi, ho la sensazione che per qualcuno ci sarà come una questione romantica intorno al lavoro. Avevo questa sensazione già un po' qui. Se non fosse così, perché magari, insomma, avete già una relazione che vi appaga, si tratta di un'azione, di un movimento, perché anche qui avete un cavaliere di spade, quindi è come se ci fosse una sorta di determinazione che magari arriva grazie a questa comunicazione che vi porta a fare un movimento verso quello che è il vostro sogno compiuto. L'unica avvertenza che vi do è, con la regina di coppa al contrario, fate attenzione agli alti e bassi emotivi, perché qui avete un basso emotivo, alto emotivo, basso emotivo, ed è quello che evidenzia la regina di coppe, questa sorta di andamento energetico che va su e giù. Cercate quelli che sono i punti fermi per voi, ok? Andiamo a vedere il 5 di spade. Matto. Forza e un altro cavaliere. Cavaliere di denari questa volta. Allora, ragazzi, ho come la sensazione che se questo lavoro potesse entusiasmarvi perlomeno all'inizio, e potrebbe sembrare l'offerta che avete sempre sognato, il posto di lavoro, il tipo di lavoro che magari avete sempre sognato, fate attenzione perché con il 4 di pentacoli al contrario e il cavaliere di denari al contrario potrebbe non essere realmente appagante così come sembra, perlomeno da un punto di vista economico. È come se foste portati a fare molto di più di quello che in realtà dovreste fare. Attenzione perché giustamente quando ci sono questi alti e bassi emotivi, se qui siete in questa fase di alto con il matto tendete a buttarvi con un po' troppa impulsività e questo poi potrebbe portare al 5 di spade, quindi a della confusione mentale, a farvi dire ma perché sono stato così avventato, così avventata, perché ho accettato così in fretta, perché non ho ritrattato le condizioni economiche fondamentalmente. E qui vi dice di trovare il coraggio di farlo. Se la condizione economica non vi soddisfa, una volta che magari avete già dato prova di quello che sapete fare, ritrattate. Vi dico, qui le idee potrebbero essere tante con queste carte, perché abbiamo il Fante di Spade che appunto è un personaggio ricco di idee, potrebbe anche esserci una decisione da dover prendere e un ciclo da dover chiudere, ragazzi, perché abbiamo un 10 di spade. Quindi per qualcuno ho come l'idea che si tratti di un contratto, diciamo, flash, cioè che verrà aperto intorno a metà mese, ma che a fine mese vi renderete conto che i patti non erano quelli accordati, cioè che le condizioni lavorative non corrispondono a quelle che avevate accordate o a quello che vi hanno venduto. Quindi qui poi starà a voi capire da che parte andare, se accettare o no. Tenete presente che queste sono due carte di fine sofferenza. Quindi io ho come la sensazione che qui arriverà una conclusione di ciclo, appunto. Il matto è anche un 1, cioè scusate, uno 0, è l'impulso di qualche cosa di nuovo. Può anche essere che per qualcuno sia necessario solo fare un periodo di gavetta, cioè nel senso che magari vi facciano un'offerta che sia in linea con voi, che vi piace tutto quanto, all'inizio vi sembra che, ma poi dobbiate scoprire che appunto in realtà dovete partire dal basso e questo non vi era stato detto. Potrebbe anche essere una cosa così, però abbiate fede perché comunque qui avete, come vi dicevo prima, due carte di fine sofferenza, quindi fortemente è tutto un passaggio, diciamo, ehm, che serve a farvi evolvere proprio a livello lavorativo. Potrebbe essere un nuovo lavoro, come vi ho detto, un nuovo socio, ehm,
un nuovo percorso di studi per qualcuno o un praticantato legato a un corso di studi. Andiamo a vedere cosa vi dice ancora Osho per darvi qualche informazione in più. Wow, gli amanti e intensità. Cioè, ve le metto qui, guardate. Questo è un 9 di coppe, ma la raffigurazione che ha di questo mazzo è bellissima. Sono proprio due persone che si guardano negli occhi. È il compimento del cuore, l'appagamento del cuore, quando qualcuno raggiunge i propri sogni ed è felice. E ce l'avete? Ce l'avete? Vi dico, c'è solo un po' di confusione mentale qui con questo 5 di spade, ma per quello che riguarda o gli troppi incarichi che vi danno o il fatto che il compenso economico non sia esattamente uguale a come ve lo aspettavate, però comunque la vedo bene, avete anche la carta degli amanti, ragazzi, che è una carta di equilibrio, di amor proprio, di armonia all'interno di un lavoro, o per quello che riguarda un lavoro. La cosa che mi colpisce è che sono due carte che hanno esattamente gli stessi colori, un po' di verde, un po' di giallo e poi tanto rosso. Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, con la vostra iscrizione, con una donazione. Se volete potete anche abbonarvi, se volete iniziare un percorso di crescita spirituale con me. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici del Leone. Andiamo a vedere anche per voi le tendenze energetiche per il mese di giugno, per il lavoro e l'economia. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete solo quello che vi serve, lasciate andare il resto e se non siete soddisfatti o se per caso non risuonasse nulla in questa lettura, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida e vi spiega come unire il significato di più oroscopi, come trovare l'ascendente, come funzionano le linee di tempo. Insomma, è un video interessante. Trovate poi anche un video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un re di coppe, un cavaliere di bastoni, la carta della forza e un 9 di denari. Mm. Allora, qui ho come la sensazione che siate sul punto di rinnovarvi e ho come la sensazione che qualcuno stia pensando o sia, diciamo, direzionato, non so se si dice in italiano, che abbia preso la direzione di, se vogliamo, cambiare vita, di essere più indipendenti, di essere proprio autonomi a livello di inquadramento legale, intendo proprio. Abbiamo questo re di coppe che per certi versi mi dice che le cose sono mature. Può anche far riferimento a una persona, ad un capo, magari un capo amorevole, insomma, che vi aiuta. Normalmente è un padre, quindi per qualcuno si può anche trattare di un'azienda familiare. Abbiamo poi questo cavaliere di bastoni, però, che mi dice che in qualche modo c'è una sorta di difficoltà, diciamo, intorno alla metà di giugno, nell'agire, nel muoversi, nel fare qualche tipo di movimento, qualche tipo di proposta anche per qualcuno. E difatti abbiamo poi anche la carta della forza al contrario che è un po' dice che vi manca il coraggio o vi manca la forza di volontà per muovervi o magari potrebbe anche essere la forza morale. Però comunque abbiamo poi un 9 di pentacoli alla fine della lettura, quindi è una carta di abbondanza, una carta di appunto autonomia, indipendenza, sia da un punto di vista monetario, sia da un punto di vista caratteriale, quindi anche a livello ehm, emotivo, a livello mentale, quando una persona ha un certo tipo di struttura e forza emotiva e mentale.
Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta con i mini tarocchi. Giudizio al contrario e 3 di bastoni. Per certi versi si sta guardando avanti, si sta cercando di pensare al futuro, ma è come se mancasse un certo tipo di visione più ampia. Normalmente il 3 di bastoni parla di nuove vie di guadagno, nuove vie di commercio, nuove alternative, nuove possibilità. Però è come se, avendo il giudizio al contrario, non riuscisse ad avere una visione più ampia. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo la torre e un re di bastoni al contrario. Ragazzi, quando c'è la torre si parla sempre di un crollo dell'ego. E in questo caso, avendo anche il re di bastoni al contrario, è come se ci fosse una sorta di crollo del potere personale. Tenete presente che avete sia re che cavaliere di bastoni, è proprio il movimento, la capacità di gestire la vostra energia, che è un po' come se fosse in discussione. Però qui di nuovo è solo qualche cosa che vi fa credere la vostra mente, probabilmente è per quello che non riuscite a vedere le cose da un punto di vista ampio. Andiamo a vedere la forza. Mago al contrario. 7 di spade, nuovamente il 9 di pentacoli e un 4 di denari. Allora ragazzi, quando c'è 7 di spade è perché ci sono delle bugie che vi state raccontando o vi stanno raccontando. È come se ci fosse una sorta di non azione riguardo probabilmente alla vostra posizione, al vostro obiettivo. Mi verrebbe da dire anche il vostro lato economico, perché abbiamo comunque due carte di pentacoli e tutte e due parlano in realtà una di abbondanza ma l'altra di attaccamento. Andiamo a vedere il 9 di denari. 6 di spade e la carta degli amanti. Ho come la sensazione, ragazzi, che dobbiate proprio staccarvi dal tipo di realtà visuale, visiva, o magari per qualcuno è una realtà fisica, che dobbiate staccarvi per riuscire a trovare l'equilibrio, l'indipendenza, la maturità, l'autonomia. È come se qui con questo 7 di spade ci fosse qualche cosa che appunto o non vedete o che non sapete o che vi state nascondendo. Tenete presente che quando c'è il mago al contrario è come se ci fosse una sorta di, visto che anche qui abbiamo la caduta dell'ego, per qualcuno potrebbe esserci qualche questione egoica che vi porta a non avere abbastanza forza. Vi ricordo che è l'ego che crea la paura contrae e quindi blocca, non ci fa muovere, non ci fa spostare. Andiamo a vedere con Osho che altro ho da dirvi, che consigli aggiuntivi vi posso dare. Sta di fatto che vi sento un po', diciamo, con un'energia rivoluzionaria, se vogliamo, verso la metà del mese. Un po', anche un po' giù di corda, secondo me, perché quando arriva la carta della torre, giustamente avete anche il re di bastoni al contrario, quindi è un po' come se per qualcuno ci si sentisse un po' scarichi, senza forze. Andiamo a vedere con Osho. La solitudine, il mutamento e seguire il flusso. Bellissime carte. Allora, ragazzi, la solitudine è un po' come se vi dicessero di fare un viaggio interno. Quando c'è la carta dell'eremita si parla sempre di un'introspezione,
che va fatta in base alle esperienze del passato e qui c'è la ruota della fortuna, è come se vi dicessero analizza i cicli, le dinamiche e segui il flusso, ok? Perché qui ci sono dei cicli karmici che bisogna in qualche modo interrompere, spezzare. E qui si parla di amor proprio in tutti e due i casi, sia con i 9 di pentacoli che avete due volte che con la carta degli amanti, come se doveste dire ok, io valgo di più, non mi accontento, so dove posso arrivare. La paura non esiste, è una costruzione della mia mente. Una cosa che faccio io è chiedermi se io non avessi paura, cosa farei? E inizio veramente a pensare come se non avessi paura, o se io non avessi quel limite, cosa farei? Come mi comporterei? Perché i limiti poi sono mentali, la mente crea. Quindi se noi pensiamo di non poter raggiungere un risultato, per quanto uno faccia, il risultato non lo si raggiunge. Quindi è importante capire quali sono i pensieri limitanti. Avevate un 6 di spade? Sì, eccolo qua. Le credenze limitanti. Va bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare il prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con l'iscrizione, con un commento, con, scusate, una condivisione, con una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante e difatti ringrazio tutte le persone che sostengono continuamente il canale. So che ci sono delle persone che mettono like a tutti i video, quindi grazie. Grazie anche di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche gli amici del Sagittario, anche per voi andiamo a vedere quali saranno i movimenti energetici per il lavoro e l'economia per il mese di giugno. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto dell'universo e se non siete soddisfatti o volete semplicemente ampliare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire più oroscopi, come calcolare l'ascendente, come funzionano le linee di tempo. Poi trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con la luna, un cavaliere di denari, un cavaliere di spade al contrario e la stella. Wow! È come se fossero delle carte specchio, un po' come questa sensazione, due cavalieri e due carte che sì, sono collegate entrambe con la notte, la luna, il subconscio, i desideri. Wow! Bene, partiamo con la luna. La luna può parlare di questioni magari legate al passato che ritornano a galla, per qualcuno si tratta di vecchie nostalgie, magari un lavoro che si faceva un tempo, fa anche riferimento a delle paure in molti casi, lo andiamo poi a vedere meglio dopo con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche un cavaliere di denari e qui devo dire ragazzi che per qualcuno si tratta di fare dei passi avanti nel vostro attuale lavoro. È interessante perché avete il cavaliere più lento del mazzo e il cavaliere più svelto, più veloce del mazzo, che è girato al contrario, quindi addirittura è un po' come se andasse talmente tanto veloce che inciampasse, no? Ehm, Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, ma ho un po' come l'idea che verso metà mese la velocità, il ritmo dell'evoluzione a livello lavorativo cambi drasticamente. È come se all'inizio le cose andassero un po' lente e questo vi spaventasse, ma nella seconda parte cambia direttamente il tipo di vibrazione. Andiamo a vedere la carta della luna. Allora abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 10 di pentacoli al contrario, imperatrice e 2 di bastoni. Ecco, sì, anche qui, che interessante. Il 3 di bastoni che è dopo il 2 è al contrario. E qui abbiamo una carta che parla di contratti di abbondanza materiale che è al contrario, ma un arcano maggiore che parla dello stesso tema monetario, di abbondanza, diciamo, materiale, che però è a testa in su. Quindi un po' come la sensazione che le cose non vadano veloci come voi le avevate preventivate e questo vi faccia pensare che le cose non siano stabili, che le cose non siano durature. È come se questa energia della luna nella prima parte di giugno vi porterà, diciamo,
a incupirvi, ma è un vostro modo di percepire le cose. Può anche essere che qualcuno non abbia tanta pazienza nel appunto vedere i risultati che arrivano, però vi dico che qui con queste due carte c'è effettivamente uno sguardo al futuro, c'è un nuovo progetto che sta gestando, qualche cosa che sta crescendo, una nuova abbondanza che sta arrivando. Anche se magari adesso non la vedete, non è concreta. Tenete presente che la luna parla di una realtà che è illuminata a metà, quindi voi in realtà non state vedendo tutta la, scusate, tutta la luna, tutta la realtà della situazione, vedete solo la parte davanti, la parte dietro è nascosta. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Abbiamo la sacerdotessa, un 7 di bastoni al contrario, un 4 di coppe al contrario. Allora, la sacerdotessa parla di passare oltre un dubbio, di oltrepassare appunto un dubbio, un ostacolo, un qualche tipo di scelta, se vogliamo. È come se doveste emergere poco per volta. Non so in che tipo di lavoro, di situazione voi vi stiate trovando, però se è una cosa nuova appunto che sta gestando, avete l'imperatrice. È un po' come se vi dicessero ci vuole il suo tempo per partorire un progetto, per crearlo. Si parte dall'idea, poi si mette giù, poi si comincia a vedere di che cosa c'è bisogno per concretizzare questo progetto, dei fondi necessari per comprare appunto gli strumenti, gli attrezzi e i materiali per concretizzare questo progetto. Se non ci sono abbastanza fondi, cercare di capire dove si può limare. Insomma, ci sono una serie di passaggi da dover affrontare per far sì che un determinato progetto cresca. Mm? Ragazzi, ho la sensazione che per qualcuno, guardate, mi spiace dirvelo, ma è come se siete, diciamo, in fase di se stavate aspettando il pensionamento, qualcosa per lo stile, con questo 10 di pentacoli al contrario, è una carta che parla di andare avanti e di espandersi, potrebbe essere che in realtà non ve lo diano, che insomma vi facciano aspettare ancora un pochettino. Questo risuona per pochi, ovviamente. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. Sette di spade, mago, papa carro. Ragazzi, io non so quale sia il vostro sogno, adesso poi lo andiamo a vedere. Però qui ho come la sensazione che vi potrebbero proporre un lavoro o potrebbe essere proprio la scelta che voi dovete affrontare, questo momento di crescita dove finisce la staticità, per cui la paura del cambiamento, e vi propongono qualche cosa di nuovo che va verso l'espansione e soprattutto sento che per molte persone si tratta di viaggiare. È un lavoro dove si deve viaggiare. Per molte persone è all'estero, per altre invece è un viaggio magari un po' più breve, magari di un'ora. Però ho come la sensazione che ci sia questa possibilità di espansione, di lavoro, di crescita, di promozione, di aumento, di nuovo inizio, mi viene proprio da dire, legato proprio agli spostamenti. Guardate, se siete commerciali è come se vi dicessero, vi proponessero di iniziare ad andare all'estero a proporre il prodotto, il servizio, l'azienda. E con la carta dell'imperatore, se non avete lavoro, ma anche se ce l'avete, comunque arriva un contratto stabile. Può essere, visto che qui c'è la, diciamo, rottura di un contratto, che molte volte è la chiusura, come tipo il pensionamento, qui ne abbiamo un altro tipo di contratto che è molto più riconosciuto. Per qualcuno potrebbe essere che vi chiedano di andare a fare istruzione in filiali estere o esterne dell'azienda. C'è qualcosa che ha a che vedere con i spostamenti. Però fate attenzione perché avete un 7 di spade, quindi può essere che qualcuno
non ve la racconti giusta, in effetti ve lo dicono, qui già dalla luna c'era qualche tipo di realtà che non riuscivate a vedere in modo completo. Andiamo a vedere la stella. Hmm. 9 di spade al contrario e 5 di spade. Voglio un'altra carta per il 5 di spade. Allora, per la stella abbiamo il 9 di spade e il 5 di spade e mi dà l'idea che ragazzi in realtà la dinamica che si ripresenta sia uguale a quella che avete prima, però solo sotto un'altra forma. Perché qui comunque avete il 5 di spade, parla di confusione mentale, del fatto che qui vi dobbiate allontanare ehm, per agire verso la vostra indipendenza. Qui è come se vi dicessero staccatevi, diventate più autonomi, più indipendenti, più intraprendenti. 6 di spade è qui per dirvi di allontanarvi da certi ricordi, Abbiate fiducia. Quando c'è l'asso di bastoni è sempre un'azione fatta con intenzione, con determinazione. Guardate, io ho la sensazione che molti di voi vorrebbero un po' scappare da quello che è la nuova proposta. E difatti anche qui poi è un 6 di spade perché c'è tanta confusione mentale, ma io credo che sia più per un vostro problema nel dire sarò all'altezza, riuscirò a gestire questo nuovo lavoro, questa nuova azienda, questo nuovo gruppo, questo nuovo tipo di situazione. Ma è tutto dettato dalla vostra paura, perché poi in realtà avete il 9 di pentacoli alla fine, quindi avete le capacità di trovare la vostra indipendenza. Basta che vi stacchiate da tutti quelli che sono i pensieri negativi legati al passato, legato a quello che vi hanno insegnato. Create voi la vostra realtà, non credete a quello che vi hanno detto. Ma è così difficile trovare clienti. No, è difficile per te trovare clienti. Io sono diverso da te, ho un altro scopo di vita, ho un altro bagaglio, magari genetico piuttosto che mentale, quindi per me la realtà può essere diversa. Mm? Bene ragazzi, andiamo a vedere con Osho che cos'altro vi consigliano. Un messaggio in più. Una nuova visione, bellissima carta, il ribelle. Ecco, è quello che vi dicevo, create voi le vostre regole. Non vi fidate di quello che avete imparato o di quello che vi hanno insegnato fino adesso, perché quello che è stato valido per qualcun altro potrebbe non essere valido per voi. In questo mazzo è bellissima, è la carta dell'imperatore, parla di qualcuno che crea la propria stabilità rompendo le catene che gli sono state imposte. E poi la nuova visione è la carta dell'appeso, vi dice di vedere le cose da un altro punto di vista, non come ve le hanno vendute fino ad adesso fondamentalmente. Wow, Sagittario, è una bellissima lettura, sento che vi sposterete, c'è capacità di movimento, c'è anche potenziale di, come vi posso dire, di eredità, di abbondanza finanziaria, di abbondanza economica, ci sono dei passi in avanti, inizio di nuove situazioni, aumenti di livello, viaggi, spostamenti, riconoscimenti, nuovi contratti e eventualmente ehm, un rimandare la chiusura di altri contratti, ecco, diciamo così. Adesso dipende poi sempre da che età avete, ok? Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per navigare meglio le energie future. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione, con una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante e voglio ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere il canale, quindi grazie di cuore. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!